Amici di Moto.it, ciao a tutti, questa di oggi rischia di essere la comparativa dell'anno. Il motivo è molto semplice, abbiamo la Yamaha Tenere 700 che è stata presentata nel 2019 e in questi 3 anni ha giocato praticamente da sola. Max Enduro di media cilindrata, 689 cc, 21 pollici anteriore, 18 posteriore col tassello, quindi una Max Enduro che ha strizzato l'occhio al fuoristrada. Ma adesso non è più sola, vediamo però se arriva il Gix. Gix! Vediamo cosa ci porta oggi Maurizio Gissi. Ciao Mauri! Oh, buongiorno, ciao Andrea! Eccola qua, la rivale diretta della Tenere 700 è la Aprilia Touareg 660, presentata quest'anno, siamo nel 2022, appena presentata, trovate la prova con tutti i dati tecnici su Moto.it, sia della Touareg che della Tenere. Però adesso le mettiamo finalmente a confronto perché è un confronto più diretto, che tra di loro è impossibile no, pensarlo, Maurizio. Ma insomma, Tenere e Touareg, già due nomi, insomma, due miti. Molto africane, eh? Esattamente. Poi queste moto hanno anche molto di italiano. Beh, l'Aprilia Touareg con cui è arrivato il Gix è evidente. È una moto italianissima, progettata, sviluppata e costruita in Italia. È una moto di Noale, il classico marchio, lo conoscete tutti, Aprilia. Ma anche la Tenere ha tanto di italiano perché è stata... Dove è stata progettata e sviluppata, Maurizio? Gerno di Lesbo, Yamaha Italia, quindi c'è tanta italianità. Soprattutto anche nella decisione di farla. È vero, l'Italia ha spinto molto per avere questa moto e adesso abbiamo questo confronto diretto. Confronto a due perché sono molto simili, schema meccanico, motore bicilindrico, cilindrata simile, 689 con Yamaha, Aprilia quanto siamo esattamente Maurizio? Con 659. Quindi cilindrata simile, 21 pollici e 18 anche per l'Aprilia, con addirittura le stesse gomme, le Pirelli Scorpion Rally STR che sono state scelte da entrambe le case. Esatto, quindi abbiamo anche una valutazione estremamente equilibrata e ci aiuterà molto anche nel vedere queste differenze che poi non sono così importanti anche se lo vedremo poi esistono. Sì, la comparativa serve per questo, perché provare le moto a distanza di tanto tempo su strade diverse spesso sfalsa il giudizio. Poi Maurizio, anticipiamo una domanda che sicuramente ci farete da casa, è perché solo loro e non le altre Max Enduro? Come ad esempio una moto che già ci hanno scritto nei commenti, la KTM Adventure 890R. Sicuramente la destinazione d'uso finale è simile perché chi andrà alla AT, alla Transitalia Marathon, a tanti eventi come lo Swank Rally considererà anche la 890, però sono moto di impostazione, una categoria diversa, di categoria diversa. Per quanto riguarda la cilindrata, la potenza, qua siamo a 80 cavalli, 75 cavalli, là siamo addirittura a 105. Il prezzo si superano i 15.000 euro, quindi la 890 sicuramente la proveremo, anche la Norden, anche l'Africa Twin, però sono un'altra fascia, sono le Max Enduro. Un'altra classe, la classe 1000, diciamo così. Qua invece siamo su cilindrate più contenute e il confronto perfetto, omogeneo è tra queste moto, no? Sì, perché poi Andrea, è proprio la filosofia della cilindrata intermedia e quindi di trovare questa classe che in effetti ha varato Tenere con grande successo perché diciamo che anche a livello europeo sta vendendo bene questa moto e quindi Aprilia, che è partita con questo concetto del 660 prima stradale poi adesso portato nel fuoristrada, e proprio dare questo downside nella cilindrata ma con prestazioni elevate, quindi è un nuovo modo anche di affrontare la moto di media cilindrata. E poi un'altra cosa a loro vantaggio, l'abbiamo pesate, poi arriveremo anche, seguiteci con tutti i dati strumentali, il peso di questa categoria è sensibilmente inferiore rispetto alle moto 900, 1000, quindi Africa Twin, Tiger, 890, Norden, è un'altra fascia anche di peso e sappiamo che per voi è molto importante quando andate in fuoristrada o anche semplicemente quando girate in città o volete una moto col passeggero un po' più gestibile. Certo Andrea, peso, guidabilità, prezzo, quindi voglio dire è più adatta anche a chi non ha una grandissima esperienza, quindi in questo senso confrontarla subito con KTM, sono d'accordo con te, non aveva molto senso. Tra l'altro dicevi di approccio alla moto, gestione facile, tutte e due sono disponibili in versione A2, quindi per i neopatentati, cosa molto importante. Adesso però ragazzi entriamo subito a bomba nelle pagelle per raccontarvi come sono andate, che voti hanno preso con me e Maurizio. Ovviamente diciamolo subito, la Touareg ha il vantaggio del prodotto più recente, è arrivato dopo sul mercato, mentre la Tenere è sul mercato da 3 anni e adesso questa è già la versione, però molto importante dirlo, Euro 5, quindi tutte e due sono già a posto con le normative anti-inquinamento. Certo, questa è una colorazione ancora 2021, diciamolo, però la moto dal punto di vista tecnico è esattamente identica al 2022. Diciamo anche i prezzi perché la Tenere ha un vantaggio sensibile per quanto riguarda il prezzo sulla Touareg, costa 10.200 euro, mentre l'Aprilia Touareg costa 11.990 euro.
Questa versione però, va subito detto, costa 12.690 perché è la versione Tagelmust con la colorazione che ricorda le Aprilia degli anni 90, quindi è un divario molto importante, siamo a 690 euro in più perché vedete che c'è un trattamento del serbatoio molto più ricercato, più particolare, col trasparente e col lucido, mentre la versione standard sono più diffuse rispetto alla versione standard, quindi è chiaro che c'è anche un costo anche legato alle finiture, assolutamente. Però al confronto diretto, diciamo arrotondando, siamo a 12.000 euro grosso modo l'Aprilia contro 10.200 per la Tenere, quindi 1.800 euro ballano tra le due moto. Sì, in una fascia di prezzo dove insomma quella differenza diventa importante, chiaramente parliamo da poco più di 10 a quasi 12 insomma. Esatto. Però vedremo un pochino, anche nella dotazione delle differenze ci sono. E adesso è tempo di pagelle, iniziamo con l'ergonomia come sempre e adesso Gix, invertiamo l'ordine alfabetico, inizia tu dalla Tenere. Ah, mi fai cominciare dalla fine. Vabbè, io sono molto contento di cominciare così. Allora, ergonomia molto buona, soprattutto perché è alto, chiaramente, diciamolo, sella 8,75 da terra, quindi insomma non è estremamente bassa per chi ha le gambe corte, ma comunque si può avere per esempio la sella un pochino più bassa e si può anche ridurre l'altezza della sospensione posteriore. Ottima ergonomia ti dicevo, il manubrio però è un pochino largo e un pochino alto, è la cosa che non mi convince tantissimo, e anche la sella è un po' strettina alla lunga. Buona la guida in piedi, peraltro. Voto 8,5. Sì, nella guida in piedi la Tenere ti permette di stare davvero tante ore in piedi senza affaticarti. L'Aprilia, passiamo a lei adesso, prende un bel 9, leggermente sopra la Tenere perché il manubrio è appena più basso, quindi una piega un po' più naturale, soprattutto nella guida su strada. Il serbatoio, parlavamo di italianità, no? Un serbatoio da 18 litri della Cerbis si stringe davvero bene tra le gambe, è molto stretto. E poi l'altro mezzo in punto in più deriva dalla sella, che ha 86 cm, è molto bassa, quindi considerando l'escursione delle sospensioni siamo a ben 240 mm, quindi escursione da fuoristrada, perché l'Aprilia ha studiato con attenzione lo spazio dove la ruota può salire quando la sospensione si schiaccia. Infatti la sella sotto è molto scavata e questo le consente di essere bella bassa. 86 cm, comunque ci vuole la gamba un po' alta anche con lei, ma è un piccolo vantaggio rispetto agli 87,5 della Tenere. Passiamo adesso alla voce comfort, molto importante sia per il pilota che per il passeggero. Certamente, ma ti dirò che mi piace molto la posizione di guida di questa moto, come ti dicevo, mi piace molto la protezione aerodinamica, anche se è leggermente inferiore all'Aprilia perché lo schermo è molto alto ma un pochino più stretto, vibrazioni bassissime, calore molto basso, quindi dal punto di vista del comfort a lungo andare è veramente molto buono, un voto 8. Bel voto l'8, e l'8 se lo becca anche la Touareg 660 perché a livello di comfort si sta bene, è leggermente più protettiva a livello di parabrezza perché è più largo rispetto alla Tenere anche se è un filo più basso, ci sono i paramani di serie e la sella è imbottita molto bene. Ci sono un po' di vibrazioni in più rispetto alla Tenere, ma è davvero poca cosa, e il calore adesso l'abbiamo utilizzata con temperature bassissime. Stamattina c'era 1,5 gradi per arrivare in questa bellissima località di campagna, però diciamo che anche in città, in coda, non ho avvertito calore dal motore. Questi motori Euro 5 di cilindrata abbastanza contenuta non scaldano come i grossi motori da 160 cavalli. Certo, in rapporto alla potenza del calore, chiaramente, quindi certo. Quindi per adesso comparativa molto equilibrata. Comfort pilota siamo a 8, anche in autostrada si viaggia, non pensate alla piccola cilindrata o media cilindrata che si stanca in autostrada, questi in autostrada non si stancano, si stanca molto prima il pilota. Passeggero, beh, insomma, è chiaro, queste sono moto fatte prevalentemente per la guida solo, però c'è chi vuole anche farci un po' di vacanza. Allora vi dirò, si vede visivamente, Yamaha sella un pochino stretta dal punto di vista posteriore, poco imbottita, peraltro le pedane sono in una buona posizione. Il sistema d'appiglio è fatto molto bene, quindi c'è già un pochino compromesso tra buoni appigli, buone pedane, sella però un pochino duretta e piccola. Quindi il voto qua è un 7,5, si può naturalmente, lo spiegherai anche tu, modificare la sella perché esiste una sella migliore, esiste il portapacchi per avere poi le prese come si deve, quindi insomma, però bisogna aggiungerle. Sì, premessa di Gix fondamentale, queste sono moto che strizzano tanto, l'abbiamo già detto, l'occhio fuoristrada, quindi sono anche molto esili. Non ci sono le maniglie per il passeggero e questo è un vantaggio in fuoristrada perché quando dovete risalire, magari anche in mulattiera, in zone un po' scoscese, vedete la gamba sale facilmente senza agganciarsi con le maniglie del passeggero che sono optional. Venendo ai voti, diamo 7,5 anche all'Aprilia. Il motivo è presto detto. La sella è un po' più comoda, un po' più abbondante rispetto alla Tenere. Vedete che c'è un bel cuscino, anche se molto morbida, quindi se pesate tanto come sottoscritto la schiacciate e poi sotto diventa dura anche lei. Però sella più comoda rispetto alla Tenere, pedane ottime anche sull'Aprilia, però in questo caso la Tenere si salva perché riuscite ad agganciarvi bene con le mani, invece sulla Touareg ci vogliono proprio le maniglie per il passeggero perché non ci sono appigli. In ogni caso, una domanda che ci hanno fatto in tanti: si può viaggiare col passeggero con queste due moto? Sì.
Vi consiglio sicuramente le maniglie per il passeggero, soprattutto sulla Aprilia, e vi consiglio la sella che diceva Maurizio, più imbottita per la Ténéré, ma in ogni caso così equipaggiate queste moto viaggiano alla grande. Sì, che poi c'è da dire che un'altra cosa, Andrea, che le sospensioni sono molto confortevoli, quindi il passeggero se la cava bene anche sullo sconnesso. La protezione dinamica funziona bene anche per il passeggero, quindi in realtà il viaggio si può fare. Certo, non pensate di fare le grandi maratone di viaggio, insomma, però il weekend alla grande. Sì, anche i viaggi un po' più lunghi, poi c'è la regolazione remota del precarico dell'ammortizzatore, quindi anche abbastanza semplice, seguendo un manuale di istruzione della moto, regolare l'assetto per viaggiare in due. Certo che c'è su entrambi i modelli, il manettino, comodissimo. Adesso Gix recupera le pagelle che ti sono cadute e andiamo alla prossima voce. Recuperate le pagelle, la voce successiva riguarda la strumentazione e i comandi. Allora, qui c'è una strumentazione LCD verticale che ricorda molto il disegno delle strumentazioni da rally, quindi è un LCD classica, però molto chiara nelle informazioni. E quel tubetto di sopra cosa serve? Ma qua ci potete fissare tranquillamente il navigatore, per esempio, quindi, ma anche lì c'è, vedo, quindi è molto utile. Sì, non serve per alzare il cupolino che non si regola. Neanche qua. Dicevo, molto razionale, molto ben leggibile, però un LCD chiaramente, quindi non modernissima. Comandi essenziali, non essendoci tante regolazioni, se non un tastino che vi permette di navigare nel menu base della strumentazione, sono molto semplici, molto razionali. Leva del freno regolabile, quindi direi 8 è un buon voto. E dopo l'8 della strumentazione Ténéré, molto facile e semplice da usare anche a livello di blocchetti, arriviamo all'8,5 della Aprilia, perché abbiamo una strumentazione in questo caso molto moderna, TFT da 5 pollici, che si può collegare anche allo smartphone con l'applicazione di Aprilia. Purtroppo è un optional a pagamento, però alza il livello di fruibilità della moto perché ci si può connettere e collegare con la navigazione e con tutti i dispositivi del nostro telefono. È molto leggibile, vi dicevo, ma anche i blocchetti elettrici sono semplici da utilizzare, considerando che ci permettono di navigare nei menu della moto, di accedere ai 4 riding mode, 2 sono personalizzabili, e poi c'è di serie il cruise control che si regola con il blocchetto di sinistra, mentre a destra c'è il tasto per regolare le luci a LED, anche le luci diurne, quindi dotazione molto completa, costa più della Ténéré, però a 12.000 euro c'è un pacchetto anche tecnologico di altissimo livello. E a proposito di tecnologia e di equipaggiamento, Maurizio, arriviamo adesso alla dotazione e prezzo, una voce molto importante. Molto importante, che ci ha messo un pochino anche in crisi, tra l'altro. Eh sì, perché c'è un divario di prezzo, però qui pesare gli accessori e dare il giusto voto a tutti non è semplice, anche perché sarete poi voi stessi a casa a dare probabilmente una rilevanza diversa rispetto anche a quello che abbiamo fatto noi, no? Sì, perché sono proprio due scelte diverse. Yamaha, come dicevamo all'inizio, ha privilegiato una dotazione più basica, se volete, ma estremamente funzionale, quindi avete tutto quello che vi serve. Aprilia ha voluto dare una dotazione più elevata alzando il prezzo, quindi dovete scegliere veramente voi che cosa preferite. Secondo me Yamaha, per il posizionamento che ha, per come è rifinita, per le dotazioni che offre, per il comportamento che ha, merita un 9, che è un voto alto, che lo do molto volentieri perché è una moto centratissima da questo punto di vista. Sì, tra l'altro hai detto una cosa interessante di questa moto, prezzo centrato, anche perché la sua semplicità a livello proprio anche di elettronica da tanti è vista come un limite, perché ad esempio manca il controllo di trazione, però da tantissimi è vista come un pregio, perché nell'utilizzo in fuoristrada semplicemente togliere l'ABS con un solo tasto e poterlo utilizzare anche in fuoristrada in maniera molto facile, no? È un vantaggio, quindi è uno dei punti di forza della Ténéré. Certo, Andrea, ha assolutamente tutto quello che serve. Se vogliamo trovare la mancanza, come dicevi tu, controllo di trazione. Con tutto il resto, in effetti, su questa classe di cilindrata, con queste potenze, può essere anche superfluo. All'Aprilia, e questo è il motivo per cui diceva Maurizio, abbiamo discusso tanto ieri con le pagelle nel momento della redazione proprio dei voti, diamo un voto uguale non a questa versione, la Tagelmus con questa colorazione bellissima però che porta sul prezzo, alla versione base, quella nera e gialla o nera e rossa, diamo un voto molto alto, diamo 9 anche a lei perché c'è su veramente di tutto. Vi ricordiamo, molto importante, oltre al TFT, al cruise control e alle luci a LED che abbiamo già citato prima, l'Aprilia Touareg rispetto alla Ténéré di serie ha i cerchi tubeless, che per chi usa la moto soprattutto su strada, in viaggio, magari anche col passeggero, è sicuramente un elemento di pregio perché è un elemento di sicurezza. Quindi 9 anche all'Aprilia. Devo dire che non gioca a mio favore, però c'è anche una differenza di prestazioni, quindi anche questo ha un valore, insomma. Certo, quindi dotazione prezzo, siamo a 1.800 euro in più, voto alto perché in quei 1.800 c'è tanta sostanza. Il voto diventerebbe 8,5 se andassimo a valutare proprio la Tagelmus, perché questa colorazione bellissima, tanti piace, soprattutto a chi ha qualche anno in più, porta in alto il prezzo, quindi scendiamo un po' col voto a 8,5. Dotazione
molto valida, però comincia a avvicinarsi alle 1000. Esattamente, però potete scegliere, e anche, tra l'altro dicevi giustamente tu, questo ricorda i colori a chi è un pochino più anziano come noi. Ai ragazzi alla fine piace di più quella gialla e rossa, alla fine probabilmente, quindi. Grazie, anziano 46 anni, non me l'avevano ancora detto, però grazie Mauri, Vabbè, andiamo alle finiture. Per queste moto siamo anziani, mio caro. Il bello di queste Max Enduro, soprattutto di cilindrata un po' più contenuta, come la Tenere, che avvicinano il ventenne come anche i piloti di esperienza. Certo, però ovviamente così si rivolgono soprattutto a un pubblico un pochino più giovane, chiaramente, anche perché di solito chi è più navigato poi sceglie moto di cilindrata più grossa per altre ragioni, insomma. E adesso andiamo alla voce finiture, visto che siamo in una fascia di prezzo molto interessante, però come sono queste finiture? La Aprilia Touareg prende sicuramente un voto interessante, 8, però ci sono delle luci e delle ombre. Sicuramente questa versione col serbatoio rifinito ha delle finiture appunto superficiali molto valide, la moto è costruita bene, forcellone in alluminio, i comandi a pedale sono tutti in alluminio, quindi c'è tantissima cura, protezione del collettore di scarico, anch'essa con una lamiera molto leggera e rifinita molto bene. A livello di motore c'è qualche tubo in vista di troppo e anche le verniciature del motore sono leggermente porose, però nel complesso la moto è sicuramente fatta bene, quindi un voto 8 glielo diamo. Sono d'accordo sul tuo 8, ci sta benissimo, però anche Yamaha, che è una cosa che mi piace molto per la T7, così viene anche chiamata la Tenere 700, è questo equilibrio che troviamo anche nella costruzione, per cui non ci sono cadute di stile da nessuna parte, non ci sono neanche voli in avanti se volete, quindi estremamente equilibrata. Un voto 8 lo prende anche la Yamaha, perché in rapporto alla dotazione, al prezzo, alla cura costruttiva è molto equilibrata. Siamo al capitolo motore e trasmissione, molto importante, in questo caso diamo 8 alla Touareg, perché? Perché il motore ha un carattere veramente straripante, cilindrata abbastanza contenuta, però c'è un rumore di aspirazione dopo 6.000 giri, entusiasmante, un allungo fino a 10.000 giri e passa che ti entra proprio nello stomaco, è un motore bello anche da usare sportivamente. Diamo 8 e non di più. Perché? Perché il cambio è leggermente duro soprattutto in scalata e in città questo lo si avverte, nel traffico non è un cambio leggero come quello della Yamaha. È molto rapido a salire, molto dolce, ma in scalata c'è qualche titubanza. Comunque nel complesso motore e trasmissione 8 perché il carattere sportivo della Touareg è davvero entusiasmante. Beh, a me è piaciuta molto quella moto, certo, anche perché è un motore molto moderno, deriva, come abbiamo detto molte volte, dal 1100, è praticamente la bancata del V4, è leggermente ruotata indietro per questione proprio di bilanciamento all'interno del motore, quindi molto interessante. Come peraltro anche il CP2 della Tracer 7, della MT-07 e della Tenere 700 è un motore estremamente interessante, molto ben fatto, compatto nelle dimensioni, sempre un bicilindrico parallelo bialbero 8 valvole con fasatura 270 come anche nel caso dell'Aprilia, quindi ha questa sonorità un pochino da V90 che è più bella, più caratterizzante. Questo motore mi piace particolarmente perché è estremamente regolare ai bassi giri, molto pronto alla risposta da subito, quindi con un'erogazione favorevolissima fino ai 4.000 giri rispetto a quella, difatti neanche un pochino di più, poi magari lo diremo più avanti meglio, e quindi è veramente un motore in medi ottimo, spettacolare. Dove cede un pochino è chiaramente nell'allungo, dove Touareg offre di più, però per esempio dal punto di vista del cambio, trasmissione, anche in questo caso va veramente molto bene, quindi il motore mi piace molto da questo punto di vista, dosabilissima la frizione, molto usabile nel traffico, 8,5 se lo merita tutto, un gran motore. Tra l'altro parlavamo di cambio, un elemento, un optional che è in più, però appunto è optional, la Touareg è l'assistenza a salire e a scendere di rapporto elettronica, che va molto bene nei regimi un po' più sportivi, ovviamente, come tutte le assistenze elettroniche, ma rimane un pelo duretta in scalata sulla Touareg. Sì, la funzione del cambio ci è piaciuta di più, dobbiamo dirlo subito, su tenere rispetto a Touareg, in questo caso sì. Adesso passiamo alle prestazioni con un voto, andiamo via veloci, voto all'Aprilia. Se si parla di prestazioni con questa cilindrata il voto è assolutamente 9, strameritato, perché è una moto che ha prestazioni veramente sportive che stupiscono. All'inizio, quando sali su una moto di questa cilindrata e senti questo carattere, il voto che ti viene da scrivere immediatamente sulla pagella è 9. E Yamaha meriterebbe anche un 8,5, invece io do un 8 unicamente perché di fianco c'è l'Aprilia Touareg, che da un punto di vista prestazionale a parità di cilindrata, anzi quella leggermente più piccola, fa anche meglio. Sì, e parliamo di prestazioni pure, quindi quando si apre tutto, perché nei transitori, come dicevi tu, nelle riprese le moto vanno via veramente vicine. Non pensate che l'Aprilia vada via alla Tenere, perché sono moto che hanno prestazioni molto simili. Anzi, diciamolo, Andrea, se partite in ripresa ai regimi più bassi va via la Yamaha, ai regimi più alti via l'Aprilia, quindi dipende anche poi come usate la moto. Ai medi questa se la cava egregiamente, quindi direi che è assolutamente gran motore. Adesso entriamo in un campo molto sensibile, i dati rilevati strumentali da Moto.it.
Maurizio, iniziamo con la potenza della Yamaha Tenere. La Tenere 700 già nel passaggio tra Euro 4 e Euro 5 aveva perso qualcosina, quindi la potenza dichiarata sono 73,4 cavalli, noi ne abbiamo trovati 71,3 a 8.910 giri. Con l'Aprilia siamo a 80 cavalli dichiarati e ne abbiamo trovati, sono precisini, annuale, 80,3, quindi la potenza dichiarata c'è, a 9.500 giri. Con, dico anche la coppia massima, Maurizio, una coppia massima di 6,8 kgm a 6.650 giri. E in questo caso la coppia è esattamente coincidente, perché proprio abbiamo detto c'è quella parte di curva media che è esattamente sovrapponibile, e il regime di giri è leggermente più basso, 6.450 giri, 6,8 km. Facciamo soltanto una piccola spiegazione su anche le curve di coppia che avete visto nel grafico in sovraimpressione, perché al di là dei numeri c'è questa differenza di 9 cavalli, poco meno, tra le due moto, però è interessante proprio vedere come vengono erogati, perché a fine 4.000 giri c'è addirittura un vantaggio di erogazione, e lo sentite subito su strada, della Tenere 700. Ma la cosa più divertente da leggere al grafico quando mettete le moto sul banco è proprio l'andamento tra i 6 e gli 8.000 giri, che poi sono forse i giri più utilizzati anche nella guida sportiva. Le curve sono sovrapponibili perché c'è la stessa potenza. La differenza vera arriva dopo gli 8.000 giri, perché la Yamaha poi tende a calare, mentre l'Aprilia sfodera la lungo sportivo, d'altra parte dicevi con motore derivato a livello di bancate dal V4 e derivato dal motore RS 660 della Tuono. L'Aprilia sviluppa una potenza maggiore proprio in alto, dopo gli 8.000 giri. Certo, peraltro appunto avendo un regime di giri più alto anche il cambio era portato diversamente sulla trasmissione, ma comunque considerate che la Tenere 700 ha 6.000 giri effettivi, poco più, siete a 130 orari, quindi insomma è una velocità non da poco. Sì, è un regime tra l'altro, sempre per restare nell'ambito di un confronto molto equilibrato tra le due moto, è il regime anche dell'Aprilia, perché a 130 orari indicati siete proprio a 6.000 giri. Quindi siete in coppia massima, siete in velocità autostradale con dei consumi anche buoni. Sì. E a proposito di autostrada però tedesca, velocità massima delle due moto, rilevata e poi invece quella indicata dallo strumento. Allora, sulla Yamaha abbiamo rilevato 188 orari con 204 indicati dallo strumento. Con l'Aprilia ovviamente fa valere i cavalli in più, siamo a 196 km/h reali con lo strumento che indica 208 km/h e siete già con il lampeggio del contagiri, perché siete in zona rossa a 9.500 giri. Passiamo alla prova di accelerazione classica 0-400 metri, quarto di miglio, e nel caso del Yamaha siamo a 13,1 secondi, che è un buon tempo sinceramente. Velocità di uscita 166,4 km/h. La differenza c'è anche in questa voce con l'Aprilia, però avete visto che fino adesso i voti sono molto simili, 8, 8,5, 9, 9,5, le moto sono lì. Anche in questo caso l'accelerazione di Aprilia è pari a 13,02 sui 400 metri contro i 13,10 della Tenere, con una velocità di uscita leggermente superiore perché siamo a 169 km/h. È interessante anche lo 0 a 100, lo 0 a 100 fatto dalla Touareg ha fatto registrare un tempo di 4,4 secondi. E invece sono 4,66 per Yamaha, e comunque raccontiamo che sono dei tempi molto buoni per delle medie cilindrate. Altro che, veramente sono moto, vedete il sorriso, sono moto che divertono tantissimo la guida con poco impegno perché sono leggere. E a proposito di bilancia, dichiarato 204 kg con il 90% del serbatoio pieno, noi abbiamo rilevato 205 kg con il serbatoio pieno, con i 18 litri di benzina nel serbatoio Acerbis, quindi corrisponde al dato dichiarato ed è un ottimo peso, 205 kg col pieno. E anche nel caso di Yamaha il dichiarato è di 204 kg in ordine di marcia, però appunto serbatoio al 90%, qua i litri sono 16 contro i 18, il peso effettivo sono 207 kg, quindi Yamaha pesa 2 kg in più, ma c'è anche 1,5 kg di benzina in meno, quindi c'è una piccola differenza a vantaggio di Aprilia. E sono risultati veramente validi perché in entrambi i casi, quindi siamo sotto i 200 kg senza benzina, sono moto bicilindriche da viaggio, studiate anche per portare il passeggero e le borse, per andare in fuoristrada, fare un po' di tutto, sono pesi veramente interessanti. Per viaggiare è importante avere una bella autonomia. Consumi rilevati, e qui, come spesso capita, ve lo anticipo già ragazzi, voi spesso nelle prove, nei vostri giri ottenete consumi inferiori rispetto ai nostri, migliori, e noi nei test abbiamo una guida normale, non è una guida attenta al consumo, è una guida realistica, ma anche una guida, diciamo, abbastanza sportiveggiante, quindi se poi voi farete di meglio ci sta. Comunque, venendo all'Aprilia, consumo ottimo durante il nostro test, con una media tra città, autostrada a 130 km/h e misto bello sportivo di 21,8 km con un litro. Sì, qua abbiamo consumato un pochino in più,
quindi siamo a 20,4 km litro, che però insomma è una media molto buona e vuol dire fare tranquillamente oltre i 20 al litro a 130 autostrada, quindi anche qua siamo su consumi estremamente buoni per chi vuole viaggiare. 16 litri, 18 litri, avete un bel po' di autonomia. Sì, e i 25 km con 1 litro nella guida proprio turistica, in coppia, tranquilla, a godervi il paesaggio, con queste moto si possono Assolutamente fare. sì. Sono risultati molto lontani dalle bicilindriche o delle 4 cilindri più sportive della categoria Max Enduro. Adesso, dopo tutti questi dati, finalmente vi raccontiamo come vanno in città, in autostrada e poi nel misto con l'immancabile GoPro. E partiamo dalla città, Andrea. E quindi insomma la Tenere mi è piaciuta tantissimo in città, chiaramente la sella è un po' alta, quindi ricordiamoci questo aspetto, però da un punto di vista della gestione cambio, frizione, gas, è veramente facilissima, è una bicicletta in città, molto ben guidabile, motore dolcissimo, 9 pieno, sospensioni morbide, fantastica in città. Addirittura 9? Sì. Qua mi sa che gatta ci cova, perché te Gix sei a casa una vecchia Tenere, c'è il cuore che batte un po' per Ho la capito, Tenere. però quella in città non è così dolce come questa, assolutamente. Venendo alla Touareg in città, tu hai dato 9 alla Tenere, diamo un voto più basso, diamo 8. Sicuramente ha un vantaggio rispetto alla Tenere che la sella più bassa, lo si avverte, anche se è meno stretta rispetto alla Tenere in questa zona. Baricentro più basso, anche il serbatoio si sviluppa in questa zona fino addirittura nella parte centrale del telaio, quindi è più facile per certi versi in città, però di contro non ha la trattabilità ai bassi del motore Yamaha e anche il cambio non è così leggero, non è il burro classico Yamaha giapponese che ha la Tenere, quindi va bene, è molto leggera, si tocca meglio coi piedi per terra, però la gestione di gas e cambio della Tenere la pone sopra. Voto 8. Cosa mi dici della Tenere in autostrada? Beh, come ti dicevo, una posizione confortevole, a parte la sella un pochino stretta, quindi a lunga vi stancherà un pochino. Protezione dinamica molto buona, adesso che fa freddo un pochino aria sulle spalle arriva, ma il casco viene riparato bene, c'è anche in questo caso la possibilità di mettere l'accessorio che alza il vetro del cupolino, quindi avete ancora più riparo, quindi viaggiate molto bene, avete il motore in coppia alla velocità giusta, fate dei buoni sorpassi, direi che in questo caso un 8,5 in autostrada ci sta tutto. E 8,5 se lo prende anche l'Aprilia. Ha un vantaggio netto che per quanto riguarda il motore nei sorpassi, perché quel brio in più si sente, quindi voto 8,5 per il motore, protezione dall'aria è ottima, c'è qualche vibrazione in più rispetto alla Tenere, ma è poca cosa. Sella comoda per il pilota, bella imbottita, quindi si viaggia bene. Sono moto, come dicevamo, molto da fuoristrada ma anche molto da viaggio, riescono a coniugare alla grande questi aspetti. Adesso arriviamo nel misto, però prima di entrare nel misto anticipiamo una cosa, Mauri, che prima non abbiamo detto. La vincitrice, chi sarà la vincitrice tra queste due moto? La vincitrice della comparativa su moto.it. Scommetto che volete saperlo anche voi. Chi è la vincitrice, Maurizio? Non lo dico. Dai, dillo. No, non lo diciamo mai in realtà, perché comunque un po' chiaramente voi dovete, ascoltando i nostri voti da pagella, i nostri commenti, capire quali sono le caratteristiche che più sono vicine alle vostre esigenze. Però alla fine noi crediamo che poi le moto vadano confrontate a un altro livello, non esista una vincitrice assoluta. Sono d'accordo, la vincitrice anche in questo caso, nonostante l'Aprilia sia più nuova, la Tenere sfoggi un nome importante, Tenere è veramente un nome pesantissimo nel mondo del fuoristrada, no? Però la vincitrice non c'è, perché sta a voi valutare le singole voci, quello che è più importante per voi, provare dal concessionario e poi sapete soltanto voi per quale scoccherà la famosa scintilla, no? Sì, perché sono due moto che poi vanno molto bene in realtà, quindi sì. Insomma veramente dovete tararle sulle vostre esigenze e sui vostri gusti. Andiamo avanti col misto, vai con la Tenere nel misto. Beh, insomma, nel misto che ti devo dire, a me la moto piace tantissimo perché è vero che non ha una grande potenza agli alti giri, però nel misto non servono alla fine gli allunghi, mentre serve avere una risposta bella pronta all'acceleratore, servono avere dei medi fluidi e in questo caso dal punto di vista erogazione fluidissima, pronta in basso e fluida ai medi. Tenere è fantastica, così come la guida è molto bella perché è una moto molto maneggevole, molto neutra nella guida, molto fluida negli inserimenti in curva, con dei freni che si dosano bene pur non essendo estremamente potenti ma hanno comunque una buona modulabilità, sospensioni con escursione leggermente più bassa rispetto ad Aprilia, per cui c'è meno beccheggio, peraltro sono su sconnesso un filino più rigide, ma comunque è una moto che nel misto mi piace moltissimo, mi diverte molto, mi sono trovato molto bene. Il voto per me è un 8,5, Andrea.
8,5 Yamaha e siamo a 9 con Aprilia, perché Aprilia nel misto fa valere il motore più prestante, più sportivo, ti diverti un po' di più tra le curve, tra l'altro baricentro a vertica, un baricentro leggermente più basso che certe volte ti fa addirittura pensare di essere in sella a una moto col 19 anteriore, perché c'è meno inerzia. Comunque è una bella lotta anche nel misto. Tra l'altro parlava di sospensioni Maurizio, vi ricordiamo proprio per l'omogeneità di confronto tra queste moto che entrambe montano una forcella Kayaba. Quella dell'Aprilia ha più escursione, 240 mm contro 210, esatto. Tutte e due sono regolabili, quindi prodotti di qualità, però questa escursione maggiore porta a un maggiore beccheggio in frenata, quindi è appena meno precisa della Ténéré nella fase di inserimento in curva, e anche la frenata Brembo, impianti per entrambe le moto, quindi siamo su componentistica di qualità, però la frenata c'è una prima parte un po' vuota, poi attacca un po' brusca, quindi bisogna insistere un po' di più con la leva con l'Aprilia, mentre l'attacco di Yamaha è subito pronto. Però nel complesso c'è questo vantaggio di motore e anche il cambio con il quick shift, che però è optional, la rende un pelo più divertente nel misto. Comunque è una bella lotta, sì, anche se lì. siete degli sportivi sicuramente sì, certo. Il vantaggio è proprio l'erogazione in giri più alti, ha un carattere sportivo che emerge, però come guida io trovo veramente esaltante la Ténéré, molto facile, molto equilibrata. Sì, non si soffre quando durante il confronto si passa da una moto all'altra, ci si diverte con tutte e due. E adesso, a proposito di divertimento, mettiamo la GoPro e vi raccontiamo entrambe le moto. Ma quale guidiamo, Maurizio? Ce la giochiamo a testa e croce, cara Andrea. Se esce testa ti guidi tu la Aprilia, ok? Se esce croce ti guidi sempre tu, ma la Yamaha. Tutto chiaro? A me va bene tutte e due, vediamo un po'. Non ci ho capito niente, però. È uscito testa, quindi ti becchi la Aprilia. Ma l'ho descritta fino adesso, l'Aprilia devo anche guidarla. Quella qui. Vabbè, dai, quello che esce, Quello che esce, va esce. bene, guido l'Aprilia. Vai, ti lascio anche il 2 euro, vai. Grazie, era mio. Eccoci nel misto con la Touareg 660 mappa Explore, che è quella diciamo più sportiva, che ci dà la risposta più pronta al comando del gas, ride by wire, livello di controllo di trazione sul 2, ma vedete col tasto del cruise posso regolarlo anche 3, 2 o addirittura toglierlo. Adesso lo lascio sul 2 perché l'asfalto qua è molto freddo a tratti e anche umido. Sono inserito molto bene sulla moto, serbatoio molto stretto, si guida veramente in maniera intuitiva, è facilissima la Touareg. Adesso piega con le ottime STR, vedete quello che vi dicevo, asfalto a tratti freddissimo e bagnato, però la moto si guida col pensiero. 205 kg col pieno, quindi siamo veramente sotto i 200 di tanto, a secco. Motore molto pronto già ai bassi giri, vi faccio vedere adesso, sono in seconda, affronto piano la curva, 3000 giri, guardate la spinta. Cambio elettronico molto pronto, frenata che all'inizio è poco mordente ma poi la potenza arriva, bisogna solo abituarsi, mentre la forcella Kayaba ha un'ottima scorrevolezza ma anche tanta escursione, quindi la prima parte di escursione è cedevole, ma ci sta perché questa è una moto fatta anche per andare nell'enduro. Sentite che bello il cambio, è comodissima in sella, c'è un ottimo controllo, il baricentro è molto basso e dovete sapere subito che questa moto ha il 21, come ovviamente avete già letto sulla scheda tecnica, ma nel misto sembra di avere un 19 per quanto è facile e intuitiva in inserimento. Adesso sono in terza, esco con un filo di gas, cambio a 5000, metto anche la quinta nel misto. Il motore è piccolino di cilindrata ma ha veramente una bella schiena, non è affatto una moto noiosa nel misto, anzi. Ottima la risposta del mono, ha una taratura abbastanza morbida ma non cedevole. Guardate anche in piega l'appoggio delle Pirelli che danno tanta fiducia, 21 pollici davanti, 18 dietro, largo 150. E poi sentiamo il motore. Rallento perché è un attimo arrivare anche a velocità importanti. Non manca davvero niente a questa Touareg nel misto per divertirsi, anche la frizione è molto leggera e il cambio è ottimo con l'assistenza elettronica. Su di giri è anche molto preciso in fase di scalata, mentre giù di giri la scalata mostra qualche durezza a livello di comando. Guardate anche tornante stretto, metto la seconda e arrivo qua al semaforo
dove mi fermo e si ferma anche la prova del misto della Touareg, promossa a pieni voti. Brava Aprilia! E le enduro stradali nella guida nel misto hanno sicuramente molto da dire, perché hanno una posizione di guida che sicuramente aiuta. Manubrio bello largo, controllo buono dell'avantreno, sospensioni con buona escursione. Vedete qua strade ancora non pulitissime, siamo del resto a gennaio, però insomma l'entrata in curva è sempre molto pulita. Ecco, la cosa che mi piace di più di questa moto, in realtà poi sono due cose che mi piacciono di più di questa moto nel misto, sono da un lato l'ottima maneggevolezza di questa moto, aiutata sicuramente dalla sezione stretta del pneumatico anteriore, nonostante sia un 21 pollici, che peraltro dà veramente un buon appoggio. Quindi grande maneggevolezza, rotondità di guida, precisione comunque in traiettoria, perché è una moto che tiene bene la traiettoria in curva, e poi questo motore dalla grande linearità ai bassi e ai medi, anzi con una buona spinta ai bassi. Insomma è quello che vi serve per godervi la guida nel misto. Adesso vediamo un pochino, dopo questa curva, di vedere anche le caratteristiche di elasticità di questo motore. Eccoci qua, sesta, scendiamo a meno di 60 orari, spalanchiamo e insomma sale con una bella pulizia, vedete. Gli avvallamenti insomma sono una costante di nostre strade appenniniche, e chiaramente con delle sospensioni che hanno una corsa superiore rispetto alle motostradali ve la cavate molto meglio. Peraltro la forcella Cayaba della Tenere lavora veramente molto bene, 210 mm di escursione, sono una bella corsa, quindi escursione ampia ma ben controllata, vedete un affondamento che non è un beccheggio fastidioso, e poi un inserimento in curva molto pulito. A me questa moto nel misto, ragazzi, io ve l'ho già detto, mi piace molto, e anche se non ha una grande castagna in alto, però vedete fino agli 8 se la cava molto bene. Frenata pastosa, che è quello che serve sulle strade non perfettamente pulite, una buona progressività, non attacca in maniera brusca all'inizio, e questo aiuta nel fuoristrada. Se spremete a fondo la potenza, vedete, guardate qua, ce n'è, insomma, non è che manchi. Poi via, accelerazione, inserimento bello pulito ancora, e via di gas. E il motore frulla, che è un piacere, il CP2 è un ottimo motore. Quindi dove manca che allungo agli alti nel misto non lo userete mai, quello che userete invece tanto è appunto il motore ai medi, e come vi dicevo la spinta è regolare, pulita, lo sterzo è preciso, insomma, che volete di più? Godetevi la Tenere non solo in fuoristrada ma anche nel misto. Ragazzi, seconda giornata, adesso siamo passati a una parte molto importante della comparativa Touareg Tenere, perché c'è il fuoristrada, siamo già con le ruote sporche, però io è già da un po' che aspetto Gix e non arriva. Ci tocca chiamarlo qua in diretta insieme a voi, vediamo che fine ha fatto Maurizio con la Touareg 660. Pronto? Ciao Mauri, senti, Ciao Andrea. sei in diretta su Moto.it, mi sto congelando qua in un campo. Sì. E la Touareg dov'è? La Touareg dovrebbe arrivare, non ti preoccupare. Io cosa vuoi che venga lì oggi a sporcarmi? Sai che non ci tengo ad andare a infangarmi nei campi in giro. Quindi rilassati, vedrai che la moto arriva. Ho capito, anche stavolta non vuoi sporcarti, bravo, bravo. Vediamo un po' che succede. No. Va bene, Però una soluzione l'ho trovata, fidati di me. Aspetto qua? Ma sì, aspetta quei 5-10 minuti, dai. Dai, ti mando la posizione. Ciao Mauri. Bravo, a dopo, ciao. Ciao. Ragazzi, aspettiamo, arriva qua, sono le 9, vediamo tra quanto tempo arriva, e poi la comparativa prosegue. Ciao Andrea! Cioè, per non sporcarsi ha mandato un ex dakariano alla prova? Adesso va bene che ho messo su qualche chilo, però ex
Mi spiace, ma da Cariano non si è per sempre. Hai ragione, si sta scherzando. Ragazzi, abbiamo qua con noi anche oggi Luca Viglio, perché GX, lo sapete, se c'è polvere si impolvera, se c'è fango si infanga, però ci va di lusso perché te sei quello giusto per provare la Touareg e la Ténéré. Da cosa cominci? Io dalla Aprilia. Posso dire che le mie prime 2 moto sono state 2 Aprilia? E un po' gli occhi a forma di cuore? Questo è un conflitto di interessi che non ti rende idoneo alla prova, mi spiace. Va, torno a casa. No, va benissimo, va bene, va bene. All'Aprilia siamo tutti un po' legati. Io non l'ho avuta a 16 anni perché all'epoca costava troppo e avevo l'Honda NSR, che era un po' più economica. Allora adesso da Cariano andiamo a farci un po' di percorsi fuori strada. Pronti via. Fuori strada è legale, facciamolo dove è permesso, dove ci danno appunto le autorizzazioni. Oggi è tutto autorizzato, quindi possiamo divertirci. Vai! Grazie Luca, per fortuna sei venuto te che non hai paura di sporcarti come il GX. Bello Andrea, mi sto divertendo, è un primissimo assaggio. Che sei partito con l'Aprilia e poi giustamente sei E poi sono passato alla Yamaha. Ténéré. Devo dire, 2 moto belle, ben costruite, ben fatte, che funzionano molto bene, sono molto divertenti, sono diverse, sensibilmente diverse. Partiamo al volo dall'ergonomia, 1,85 m io, tu sei, così lo capiscono anche a casa e hanno un'idea. Magari è già stato detto, diversamente alto, sono 1,69 m. Però è importante, perché queste sono moto con tanta escursione, Sì. ruote alte, quindi è importante Sì, sapere. però devo dire che né sulla Aprilia né sulla Ténéré ho grossi problemi a mettere i piedi a terra. Certo, diciamo che io i 2 piedi a terra li metto solo sul trial. Qua Okay. però le gestisco senza troppi patemi, quindi direi che non è un problema l'altezza delle moto. Prima impressione. Vai. Così, ho trovato l'Aprilia, se posso definirla più fresca, più moderna, più digitale da un certo punto di vista, la Ténéré più analogica, e con questo non voglio dire che sia un difetto, perché per esempio a me forse questo aspetto qua può piacere di più sull'aspetto. Infatti cosa intendi per analogica? Quali sono le risposte? Hai detto dell'ergonomia, parliamo di motore e sospensioni subito, che così ci capiscono anche a casa. Allora, Cosa il intendi? motore è palese, ma fin dai primi metri che Ténéré ne abbia di più sotto, ai bassi. Agli alti probabilmente ha qualcosina in più Aprilia, l'avete anche detto ieri. Qua obiettivamente non è stato così semplice capirlo e provarlo, perché siamo in condizioni di aderenza veramente un pochino limitata, le gomme non sono esattamente da off-road puro, quindi stiamo un po' guidando divertendoci ma sulle uova. La Ténéré è palese che abbia sicuramente più schiena ai bassi, ai medi probabilmente si equivalgono, e agli alti, ripeto, qua per ora non abbiamo provato. Infatti adesso volevo farti una proposta indecente. Prima ti dico la mia, poi Vai. non mi fido tanto, io voglio rimandarla questa proposta, lui e GX insieme non mi piacciono tanto. Però sono d'accordo, la Aprilia subito, guardate, 86 cm di sella, si tocca benissimo per terra con tutti e 2 i piedi, se siete sopra 1,80 m, e l'ergonomia è diversa, perché la Ténéré ha un leggero vantaggio nella guida in piedi, perché il manubrio molto alto ti permette di stare in piedi delle ore, l'ho provata con la moto anche al Rally di Sardegna ed è incredibile nella guida in piedi. Nella guida da seduti l'Aprilia ha un vantaggio, perché primo toccate meglio coi piedi per terra, ha il manubrio un po' più vicino al pilota, quindi negli inserimenti in curva, nelle curve strette è un po' avvantaggiata. D'accordissimo con te, in pratica ci hai letto la prova al banco fatta con GX, perché sotto, fino ai 4000 giri, Yamaha è più pronta, quando esci dalle curve tocchi il gas, che vi ricordiamo è a cavo, mentre qua c'è il ride by wire, ed è più pronta, risponde subito, parte subito alla derapata ed è più reattiva. A metà sono vicini, adesso quando avete visto questo punto con il salto un po' in velocità sullo sterrato, l'Aprilia quando prende i giri dopo gli 8000 giri sembra una piccola MotoGP, no? Allunga, parte e prende velocità molto importanti. A livello di sospensioni è più confortevole Aprilia, ha una taratura standard, poi potete regolarvele come volete, standard un pelo più morbida, più confortevole. La Ténéré sembra settata già per fare il fuoristrada anche veloce e cattivo, perché difficilmente va a fondo corsa sugli strati piatti con qualche buca, qualche saltino, è già una configurazione molto valida. Touareg voto 9, più baricentro basso e agilità pazzesca, meno la risposta ai bassi. Ténéré voto 9, più motore pronto in basso e guida in piedi,
meno baricentro alto nello stretto. E vabbè, sentiamo cos'hai adesso cos'è, scherzetto devi farmi, sentiamo un po', Luca. Ma insomma, abbiamo fatto qualche sterrato anche medio veloce e proviamo a alzare un pochino l'asticella. Andiamo in campo cross. Campo cross. Ah sì, perché no? Chiamo Ci scaldiamo. Tra l'altro non abbiamo le manopole riscaldate, fa freddo, andiamo in campo cross che ci scaldiamo. È l'unica. E ragazzi, dopo l'ABS obbligatorio, il casco obbligatorio, mettiamo anche le manopole riscaldate, sei d'accordo? Obbligatorie. Allora io, a costo di sembrare un motociclista di mezza età, ormai però devo dire mai più senza. Su certi generi di moto mai più senza. E quando non le avete, facciamo come dice Luca, campo da motocross. Ben arrivati ragazzi. Truffaldino. Eccoci Ben qua, arrivati. hai visto? Questa la conosco bene, la pista di Chieve del mitico Diego. Ciao Diego. Ciao Andre, è un piacere avervi. Pista pronta. Questa è una vera pista di motocross, fondo sabbioso, quindi perfetto d'inverno. Esatto. Ma va bene per le bicilindriche? Può girare chiunque qua. Ringraziamo la pista di Chieve che ospita sempre queste prove di Moto.it. Ricordiamo dove si trova a Chieve, In Diego. provincia di Cremona, pista sempre aperta tutti i giorni. Vi aspettiamo qua. Grazie Diego, grazie ad Alberto, il tuo socio. Adesso però, ve lo diciamo subito a chiare lettere, i salti più lunghi, i mitici panettoni con le moto di serie è meglio non chiuderli. Noi li copieremo, faremo i salti più piccoli, proveremo le moto per metterle alla frusta a livello di sospensioni, di risposta del motore, di frenata, sui dossi, in curva, nei salti, nelle buche. Sei d'accordo Luca? Assolutamente. Ovviamente non potendo chiudere i salti più grossi evitiamo di prendere i tempi, perché quando prendi i tempi poi la tentazione di fare il salto e chiuderlo per battere il collega tester ti viene. Oggi sarà un motocross più di pancia, lasciami dire. Percepiremo le nostre sensazioni, quello che ci dicono le moto, ma non siamo a lottare contro il cronometro. No, ma infatti l'idea è quella di darvi la possibilità di girare in sicurezza, provare bene le moto in un percorso che si ripete, quindi vedete anche le vostre differenze. Ovviamente queste non sono moto nate per il campo da cross, come diceva Andrea, quindi ovviamente vanno guidate in maniera differente, ma siamo qua per divertirci, per darvi delle informazioni in più. E questo è un banco di prova perfetto, perché nel motocross, nella pista, puoi provare le prestazioni della moto in tutta sicurezza. E adesso entriamo nella pista di Chieve, grazie a Diego. Grazie a tutti, buon divertimento. Vamos! Bene ragazzi, non smettevate più di girare? Quindi è stata una buona idea venire qui oggi a girare, Sì, giusto? senza esagerare, senza fare i salti, l'avete visto, salti giusto qualcuno con l'atterraggio molto dolce, però è un banco di prova sempre perfetto, la pista di motocross, per capire sospensioni, la risposta del motore, e quindi secondo me è stato utile. Però adesso abbiamo l'ospite, il dakariano e amico di Moto.it, Luca Viglio, che ha già tolto il casco, è molto più veloce di me a farlo. Almeno a togliere il casco sì. Sì, Pista anche da cross dai. no. Luca, allora, cosa mi racconti? Le tue impressioni a caldo di quello che vuoi tu? Allora, sicuramente è stato interessante il passaggio in pista da cross, perché permette cose che su strada e anche sugli sterrati che abbiamo fatto prima evidentemente non erano così raccomandabili. Abbiamo certamente dato un pochino più gas, come dice Andrea, assolutamente risparmiando le moto nei salti, perché non erano le condizioni per farlo, le condizioni delle moto che sono di serie. Sono due moto eccellenti, entrambe sono due ottime moto, molto divertenti, molto diverse tra loro, o quantomeno significativamente diverse per avere un'impostazione così simile. Sono entrambe con ruote da 21-18, bicilindriche di cilindrata più o meno pari, però devo dire che hanno due caratteri significativamente diversi. La Aprilia, come forse ho accennato stamattina, si percepisce forse una leggera maggior modernità del progetto della Aprilia, ma questo non significa che la Yamaha resti indietro, è proprio diversa come carattere. Il motore, che è la cosa principale che salta all'occhio della Yamaha, è più robusto ed è più, io l'ho definito analogico per dire che si ha una percezione più fisica, più materica anche solo nell'apertura del gas. Per esempio, per il mio gusto personale, in prima battuta potrebbe anche essere più piacevole. In realtà poi, riprovando l'Aprilia, ho notato che il motore dell'Aprilia è molto dolce. Intanto abbiamo provato in caratura ovviamente fuori strada, off-road,
che evidentemente privilegierà l'erogazione dolce, docile, facile ai bassissimi e ai bassi regimi, e così è. Sulle prime magari sembra che vada significativamente meno, ma in realtà forse è anche legato al fatto che si percepisca un pochino meno il motore da un punto di vista fisico, e quindi proprio per la sua dolcezza e la sua rotondità di funzionamento. Mi è piaciuto dell'Aprilia la cosa che si percepisce, la maggiore escursione delle sospensioni, che mi sentirei di dire le rendono un filino più dolci e facili e morbide quando le condizioni non sono facili, quindi tipo sullo sterrato senza troppe buche. Al contrario però, quando le condizioni si fanno complicate, tipo l'atterraggio di un salto, quelle decine di millimetri di escursione in più danno qualcosina. Come guida, ergonomia, Luca, visto che abbiamo... Ergonomia, mi è piaciuta, sarò sintetico, mi è piaciuta questa in piedi e l'Aprilia da seduto. L'Aprilia permette un pochino di più gli spostamenti sulla sella da seduto, magari aiuta un pochino di più nell'inserimento in curva, nel lento. Al contrario, la Yamaha in piedi si guida benissimo, in velocità, una volta messa la seconda, la terza, la quarta, anche in curva, in piedi sulle pedane, è veramente molto piacevole. Grazie Luca, aggiungo la mia perché campo di cross di Chieri di solito lo usiamo con le moto racing, adesso siamo con 2 moto stradali, tra l'altro gommate di serie con le Pirelli Scorpionelli STR, che devo dire qua hanno sofferto le curve col fango, però anche nella sabbia, considerando che sono una gommatura stradale, sono andate veramente bene. Abbiamo lasciato le pressioni standard proprio per vedere come va la moto, come la comprate voi dal concessionario anche qua. Le differenze, come hai detto tu, sono molto importanti tra le 2 moto, però la cosa che è emersa nella prova già col GX in questi 2 giorni, che ci ha stupito anche perché ballano 3 anni di progetto tra l'Aprilia e la Yamaha, è che la Yamaha è un prodotto ancora attualissimo e ha tanto da dare per la leggerezza, la maneggevolezza e per il motore, che ha un'erogazione ancora con punto di riferimento sia su strada che in fuoristrada. Vi ricordo la curva del banco tra i 6 e gli 8000 giri è analoga a quella dell'Aprilia. Venendo al campo da motocross, qui è emersa qualche differenza maggiore rispetto alla guida in fuoristrada di stamattina sugli sterrati, nel bosco, perché la guida da seduto di Aprilia ti dà un vantaggio evidente, puoi avanzare di più, hai il manubrio più vicino al pilota e questo ti permette degli inserimenti nella curva di motocross più facili. Di contro, come diceva Luca, la guida in piedi dà un vantaggio, restituisce un vantaggio alla Yamaha che si guida molto bene, e le sospensioni c'è un vantaggio invece che torna sull'Aprilia perché ha 240 mm di escursione contro i 210 della Yamaha. Questo le si avverte nei salti. Con Aprilia puoi usare qualcosina di più all'atterraggio dei salti, mentre su Yamaha, come vi dicevamo, bisogna stare attenti. In configurazione di serie è una gran moto da rally, da enduro, però nel motocross soffre, come d'altra parte a esagerare soffrirebbe anche l'Aprilia. Però a questo punto stringiamo sulle tramonte, andiamo sui pregi e difetti. Che dici? Ok, pregi e difetti, in sintesi partiamo dalla Yamaha, con i pregi della Yamaha? Allora, le cose che ci sono piaciute poi a tutti e 3 alla fine abbiamo scoperto, sono l'erogazione del motore, che comunque è molto buona, la guidabilità, quindi l'equilibrio ciclistico, che è un'altra cosa che ci è piaciuta molto, e poi da non ultimo anche il rapporto qualità-prezzo, che è molto interessante. Giusto, passando all'Aprilia, i 3 pregi più evidenti sono il motore entusiasmante, perché per essere un 660 spinge tanto anche qua nella pista del motocross a tanto a lungo. Secondo, l'ottima guidabilità, grazie al baricentro un po' più basso di Yamaha, si guida anche lei benissimo. E terzo, si fa pagare di più, però la dotazione elettronica è per la cilindrata quasi da Max Enduro 1200, quindi gran dotazione. Difetti della Yamaha. E i difetti mi allaccio subito al discorso della dotazione elettronica, perché qui in effetti manca il controllo di trazione e questo in effetti è un po' un limite. Secondariamente, come rilevava giustamente Luca, nella guida in fuoristrada seduto, insomma, qualche limite in più c'è, ecco. Sì, lo specifico, perché tu sei tutto bello pulito, non riesci a avanzare nelle curve strette come sull'Aprilia, che invece ha un manubrio anche più vicino al pilota. Difetti dell'Aprilia: nella guida stradale la lunga escursione che ci è piaciuta qua fa pagare un po' pegno, perché c'è un attacco, quando attacchi i freni, ti attacca i freni, c'è un beccheggio più marcato della forcella. Secondo difetto, il cambio in scalata è meno preciso e un po' più duro rispetto a quello della Yamaha. E con questo la prova è finita. Anche perché il sole sta tramontando veramente stavolta. GX, grazie per questa 3 giorni di prova molto importante con Aprilia Yamaha, e grazie a Luca Viglio. Grazie Luca. Grazie a voi per l'invito, un grande saluto a tutti gli amici moto.it. E mi raccomando, commentatela qua sotto e vi risponderemo a tutti, promesso. L'ha promesso lui, eh? Ciao! Se esce testa, Aprilia e te la becchi tu. Se esce croce, Yamaha e te la becchi tu, d'accordo? Non ho capito niente, ma mi fido, Mauri, vai. Hop. Croce. Quindi? Quindi ti becchi l'Aprilia. Sei sicuro? Non mi ricordo Ha fatto una super cazzo. Voi avete capito cosa ho detto? Vai tu, vai, vai. Dritto dove?